Buongiorno e ben ritrovati. Vi sono mancata? In occasione dell'uscita della serie su Loki tra pochissimi giorni, vediamo di fare un riassunto dell'emblematico personaggio della Marvel e tutto quello che sappiamo sulla serie finora. Quindi, senza ulteriori indugi, partiamo subito. Loki, dio della mitologia norrena e uno dei migliori cattivi Marvel, nell'MCU ci viene introdotto nel primo Thor come il fratellastro di quest'ultimo. Loki infatti è figlio di Laufey, re dei giganti di ghiaccio di Jotunheim, nonché dio dell'inganno. Essendo però debole e minuto per un gigante di ghiaccio, venne abbandonato a morire dal padre, ma venne poi adottato da Odino e Frigga e cresciuto come principe di Asgard assieme a Thor. Ignaro del suo passato e nonostante sia cresciuto assieme a Thor, Loki si è sempre sentito inferiore e invidioso del dio del tuono, venendosi così a sviluppare una relazione amore-odio tra i due, cosa che rese Loki sempre più malizioso e manipolativo anche grazie agli insegnamenti di Frigga sulla magia asgardiana, della quale divenne esperto. Il giorno della coronazione del futuro re di Asgard, ruolo ormai destinato a Thor, Loki evoca infatti i giganti di ghiaccio che attaccarono e uccisero alcune guardie asgardiane. Thor, furioso, è pronto a un contrattacco a Jotunheim per capire come i nemici siano riusciti a entrare inosservati ad Asgard, ma Odino, ancora re di Asgard, non glielo permette. Loki quindi confronta un Thor adirato e deluso, concordando con lui su dover fare qualcosa e manipolandolo quindi a disobbedire agli ordini di Odino, conoscendo bene le conseguenze che questa azione avrebbe portato. La battaglia su Jotunheim è quindi decisiva sia per mostrare l'arroganza di Thor, ma anche in quanto in quel momento Loki capisce di essere anch'esso un gigante di ghiaccio. Ormai in grande svantaggio numerico, il gruppo viene salvato da Odino, il quale viene però avvisato da Laufey che la tregua tra i loro popoli è finita a causa dell'azione di Thor. Tornati ad Asgard, Odino decide di punire Thor, sottraendogli la sua armatura, poteri e martello, considerandolo ormai indegno di essi, ed esiliando sulla Terra lui e il suo martello, quest'ultimo sotto il sortilegio secondo il quale solo una persona meritevole potrà sollevarlo. Loki invece, in lacrime ancora sconvolto, in una scena fortemente emotiva, confronta Odino sulla sua vera natura, chiedendogli quindi spiegazioni e scoprendo di essere figlio di Laufey, e quindi legittimo erede al trono di Jotunheim, e di essere stato adottato da Odino per questioni diplomatiche, in quanto questo avrebbe potuto portare un'alleanza e pace tra i due popoli. E mentre Loki si adira con Odino, capendo finalmente perché questo abbia sempre preferito Thor a lui, Odino, in maniera molto dantesca di sfuggire ai problemi, cade in un sonno profondo. Incapace quindi di regnare con Thor sulla Terra, Loki venne proclamato re di Asgard, ma nonostante il suo potere si rifiuta a riportare Thor ad Asgard e ordina ad Heimdall di non lasciar passare nessuno dal Bifrost, il portale magico che collega i 9 reami. Assicurandosi che Thor non possa tornare ad Asgard, Loki gli fa visita sulla Terra, ingannandolo dicendogli che Odino è morto, facendogli intendere che fosse per colpa delle sue azioni temerarie e rivelandogli falsamente di non poter tornare ad Asgard in quanto la pace tra i due popoli dipende dal suo esilio sulla Terra e che in ogni caso Frigga ha vietato il suo ritorno. Thor accetta quindi il suo destino e saluta il fratello ringraziandolo della visita, mentre questo prova a sollevare il martello, non riuscendoci, e recandosi al cospetto di Laufey, con il quale stringe un patto di uccidere Odino e riportare gloria a Jotunheim. Tornato ad Asgard, scopre che i suoi ordini sono stati violati in quanto Lady Sif e i guerrieri hanno usato il Bifrost per andare sulla Terra e recuperare Thor. Decide quindi di scagliare loro contro il distruttore e confrontandosi con Heimdall lo congela grazie ai poteri di gigante di ghiaccio. Sulla Terra il distruttore minaccia di uccidere sia gli Asgardiani che gli abitanti della cittadina in cui si trovano, così Thor decide di sacrificarsi per la vita degli altri e viene momentaneamente ucciso, finché il suo gesto altruista non attiva Mjolnir in quanto si è rivelato meritevole di impugnarlo, impossessandosi nuovamente dei propri poteri. Nel mentre Loki lascia entrare Laufey ad Asgard per portare in atto il loro piano, ma nel momento in cui Laufey sta per uccidere Odino, Loki lo tradisce uccidendolo. Thor poi ritorna ad Asgard e si confronta con Loki, il quale sta cercando di distruggere Jotunheim e tutto il suo popolo per dimostrare a Odino il suo valore in realtà. Inizia così il combattimento tra i due, mostrando i numerosi inganni magici di Loki, prendendosi gioco di Thor, finché questo capisce che l'unico modo per fermare l'attacco di Loki è distruggere il Bifrost, finendo così entrambi scaraventati in aria, ma venendo salvati da Odino, risvegliatosi dal suo sonno profondo. Ancora a mezz'aria, però, Loki cerca di convincere il padre che ha fatto ciò per lui, ma Odino rifiuta le sue suppliche, portando Loki a lasciarsi cadere nell'abisso. In una scena dopo i titoli di coda, Selvig viene contattato da Fury per studiare il Tesseract, e scopriamo che Loki è vivo e sta controllando Selvig. Infatti ritroviamo Loki in The Avengers, dove scopriamo che a seguito della caduta del Bifrost è stato recuperato da The Other e Thanos, i quali gli offrono di governare la Terra, donandogli lo scettro con la gemma della mente, che gli permette di avere controllo mentale sulle persone, e incaricandolo di recuperare il Tesseract. Giunge quindi sulla Terra dove controlla sia Selvig che Clint Barton, mentre cerca di sottrarre il Tesseract dalle mani di Fury. Successivamente, accompagnato da Clint, si reca in Germania per trovare dell'iridio necessario per stabilizzare il portale del Tesseract e porta terrore tra le persone, costringendole ad inginocchiarsi davanti a lui finché non si scontra prima con Capitan America e poi anche con Black Widow e Iron Man, finché non si lascia catturare da essi, complottando però come capovolgere la sua situazione a suo vantaggio finché non viene recuperato da Thor. I due iniziano a discutere, Thor gli chiede di tornare ad Asgard e rinunciare al Tesseract, ma Loki ha ancora del risentimento nei suoi confronti, ricordandogli di essersi sempre sentito come un'ombra nei confronti della sua magnificenza.
Dopo un breve ma intenso scontro tra Thor, Iron Man e Capitan America, Loki viene catturato nuovamente e portato sull'Helicarrier Shield e intrappolato in una cella creata in realtà per Hulk. Qui viene raggiunto da Natasha, che cerca di stringere un patto per salvare Clint e ottenere informazioni sul suo piano malvagio. Natasha pensa di essere riuscita a ingannare il dio dell'inganno, capendo che Loki vuole sfruttare Hulk per distruggere l'Helicarrier e gli eroi su di esso, ma in realtà è sempre stato il piano di Loki, che così riesce a far mettere gli Avengers gli uni contro gli altri, e scatena il panico quando Clint arriva e causa un'esplosione che separa gli eroi. Successivamente riesce a ingannare nuovamente Thor con la sua magia dell'illusione e intrappollarlo nella cella in cui era confinato, ma prima di farlo cadere viene attaccato da Coulson, che però uccide. E ne approfitto qui per consigliarvi nuovamente di recuperare la serie Agent of S.H.I.E.L.D., così vedrete che fine ha realmente fatto Coulson. Dopo ciò ruba un Quinjet e si reca da Selvig alla Stark Tower per finire il loro lavoro. Qui si scontra con Tony, che lo avvisa che gli Avengers stanno arrivando e insieme riusciranno a sconfiggerlo, al che Loki cerca di soggiogare Tony al suo controllo mentale, facendo però cilecca, e iniziando così a combattere. Mentre il portale del Tesseract si apre e l'armata di Chitauri giunge sulla Terra, dando il via alla battaglia di New York. Inizia poi il combattimento tra Loki e Thor, il quale cerca di far ragionare il fratello e riportarlo sulla retta via. E nonostante questo abbia un momento di esitazione, il potere che il Tesseract ha sulla sua mente è più forte e Loki pugnala il fratello e, riuscendo a scappare, porta ancora maggiore terrore tra i cittadini finché non si scontra con Hulk, che lo scaraventa più volte a terra lasciandolo fortemente ferito, finché, ormai sconfitta l'armata di Chitauri, viene circondata dagli Avengers, rendendosi conto quindi di essere stato sconfitto. Loki viene quindi catturato e il suo scettro viene preso da Strike, segretamente Hydra, per essere studiato. Nella timeline originale, Loki e il Tesseract vengono riportati da Thor ad Asgard. Lo ritroviamo in Thor The Dark World, dove giunge in catena al cospetto di Odino per ricevere la sua punizione. Nonostante si giustifichi delle sue azioni, paragonando il suo piano di governare la Terra a quello che Odino fa come re di Asgard, Odino lo silenzia ricordandogli che è vivo solo per sua grazia e che non verrà ucciso in quel momento solo per via dell'amore che Frigga nutre nei suoi confronti, e lo condanna quindi a una prigionia eterna nella prigione sotterranea asgardiana. Più il tempo passa e più però Loki diventa rancoroso e amareggiato, trovando conforto solo nei libri che la madre gli manda e nelle sue sporadiche visite tramite proiezioni illusorie, finché uno degli altri prigionieri, rivelatosi un elfo oscuro, riesce a liberarsi e libera anche altri prigionieri, snobbando però Loki. Nel mentre l'armata di elfi oscuri, capitanata da Malekith, attacca Asgard per recuperare l'Ether, e quest'ultimo si scontra con Frigga, uccidendola. Loki viene quindi informato da una guardia sull'accaduto, la cui notizia gli provoca un attacco d'ira, distruggendo così l'interno della sua cella e risultando completamente sofferente e in lutto per la morte dell'unica persona che gli abbia mai dimostrato amore e fiducia. Riceve poi visita da Thor, che gli chiede aiuto per sconfiggere Malekith, promettendogli vendetta per Frigga e libertà da quella cella. Loki accetta, prende in giro Thor e si trasforma in altri personaggi, tra cui Capitan America, finché non incontra Lady Sif, che lo minaccia di ucciderlo se tradirà Thor, e Jane Foster, che lo schiaffeggia per ciò che ha fatto a New York. Insieme rubano la nave abbandonata dagli Elfi Oscuri e giungono sul pianeta di questi, dove Thor e Loki cominciano uno dei loro soliti battibecchi fraterni e attuano un piano per il quale Loki finge di tradire il fratello e allearsi con Malekith, finché Loki non spezza l'illusione e Thor attacca l'Elfo Oscuro, che però recupera il potere dell'Ether, e ordina ai suoi soldati di ucciderli. Loki viene quasi risucchiato da un buco nero salvando Jane, ma viene a sua volta salvato da Thor, i quali insieme combattono gli Elfi Oscuri finché uno di questi impala Loki, il quale viene soccorso da Thor, ma infine muore tra le sue braccia. O così sembra. Infatti era un'altra delle illusioni di Loki, il quale prende poi le sembianze di una guardia asgardiana e ritorna sul pianeta per avvisare Odino della morte di Loki. Infine Loki riesce a usurpare il trono di Asgard mascherandosi da Odino e dicendo a Thor, tornato ad Asgard dopo aver sconfitto Malekith, quello che né lui né il fratello si sono mai sentiti dire dal padre, ossia che è fiero di lui. Thor poi si allontana e Loki si spoglia delle sembianze di Odino, sorridendo ora che è finalmente re di Asgard. Lo incontriamo nuovamente in Thor Ragnarok, dove continua a governare sotto le sembianze di Odino e scopriamo che ha bandito Heimdall da guardiano del Bifrost, dando l'incarico a Scourge, ergendo una statua a sua immagine e mettendo in atto una produzione teatrale raffigurante la sua morte. Thor ritorna poi ad Asgard dopo una delle sue molteplici battaglie in quanto è un sogno ricorrente su Ragnarok e ha notato la formazione di caos tra i 9 regni. Loki viene poi smascherato dal fratello, il quale pretende di sapere dove sia Odino. I due si recano così sulla Terra, dove Loki ha lasciato il padre in una casa di riposo che è stata però demolita, lasciando quindi i fratelli ignari di dove sia il dio, finché Loki cade dentro un portale creato da Doctor Strange, il quale rivela a Thor che Odino è in Norvegia, dove ha deciso di rimanere in esilio, e dopo essersi assicurato che conclusa la loro visita al padre sarebbero andati via dalla Terra senza creare ulteriori scompigli, recupera Loki, che intanto ha continuato a precipitare per 30 minuti. I have been falling for 30 minutes! I due ritrovano poi il padre, il quale rivela loro che sta per morire. Ragnarok sta arrivando e sarà causato da Hela, la loro sorellastra di cui non conoscevano l'esistenza, in quanto venne imprigionata vista la sua indole iraconda.
Odino quindi muore, il che causa la liberazione di Hela, che giunge al cospetto dei fratelli, distrugge Mjolnir e si prepara ad attaccarli. Loki quindi invoca il Bifrost, ma Hela li segue, scaraventando entrambi fuori dal portale e giungendo lei ad Asgard. Loki si ritrova quindi scaraventato a Sakaar, pianeta governato dal Gran Maestro, il quale prese Loki in simpatia. Qualche settimana più tardi Loki scopre che Thor è vivo, in quanto è giunto sul pianeta, ma al contrario suo è stato catturato e per meritarsi la sua liberazione dovrà scontrarsi nell'arena e vincere il combattimento contro Hulk. Anch'esso è ritrovatosi sul pianeta dopo gli eventi di Age of Ultron. Dopo il loro combattimento, Thor e Hulk scappano e il Gran Maestro ordina a Loki e alla cacciatrice di taglie, che si rivelerà poi essere l'ultima Valchiria in vita dopo la battaglia contro Hela, di riportarli da lui. I due però si scontrano per guadagnarsi la grazia del Gran Maestro e Valchiria imprigiona Loki e ritorna da lui con Thor e Hulk, i quali pensano ad un piano per scappare dal pianeta. Loki si offre di aiutarli in quanto ha i codici di accesso alle navicelle spaziali e mentre vanno alla loro ricerca, Loki confessa a Thor di star pensando di rimanere su quel pianeta e la risposta concordante di Thor lo destabilizza. Loki, I thought the world of you. I thought we were gonna fight side by side forever, but at the end of the day, you're you and I'm me. And I know maybe there's still good in you, but let's be honest, our paths diverged a long time ago. Probably for the best that we never see each other again. That's what you always wanted. Ormai quasi giunti alla navicella, Loki tradisce nuovamente Thor avvisando il Gran Maestro, ma Thor, preannunciando il tradimento del fratello, lo immobilizza tramite un dispositivo che lancia scariche elettriche. Mentre Thor, Hulk e Valkyria si recano ad Asgard, Loki viene trovato da Korg e gli altri ribelli e decide di unirsi a loro, riuscendo anche a impossessarsi nuovamente del Tesseract. Inizia così il gran combattimento finale con Hela, che viene infine sconfitta assieme però ad Asgard. Con Asgard ormai distrutta, Thor, Loki e gli altri asgardiani decidono di ricreare la loro casa sulla Terra in Norvegia, ma prima di poterci arrivare si imbattono nella nave di Thanos. Incontriamo quindi nuovamente Loki in Avengers Infinity War. Thanos attacca la loro navicella uccidendo metà degli Asgardiani, mentre l'altra metà riesce a scappare e ordinando a Loki di consegnargli il Tesseract, minacciandolo e iniziando a torturare Thor. Loki, fingendo inizialmente di non averlo, assicura a Thor che si sistemerà tutto e il sole brillerà nuovamente su di loro, e scatena Hulk contro di lui e libera Thor. Ma Thanos sconfigge facilmente Hulk e si impossessa del Tesseract. Loki quindi cerca di salvarsi offrendo i suoi servigi a Thanos, ma in realtà cerca di ucciderlo con uno dei suoi pugnali che lo caratterizzano. Thanos però prevede l'attacco e lo uccide spezzandogli il collo. Il corpo di Loki, insieme a quello degli altri Asgardiani uccisi, viene poi fatto saltare in aria. Infine lo vediamo per l'ultima volta in Endgame, dove a seguito dello snap di Thanos, gli eroi tornano indietro nel tempo durante gli eventi della battaglia di New York del 2012, causando però che la valigetta contenente il Tesseract si apra proprio davanti a Loki, il quale lo afferra scomparendo e in questo modo alterando la timeline originale. È quindi da questo momento che probabilmente ritroveremo Loki, catturato quindi dalla Time Variance Authority, o TVA, in quanto ha scombussolato il flusso spazio-tempo che loro hanno il compito di mantenere intatto. Il Loki che ritroveremo quindi purtroppo non avrà percorso tutto lo sviluppo caratteriale di quello visto per l'ultima volta in Infinity War, passato ad essere un cattivo carismatico a un antieroe con potenziale eroico, ma possibilmente giungerà a quella stessa maturazione tramite le missioni che dovrà compiere per aiutare la TVA. Quello che sappiamo finora sulla serie è che sarà composta da 6 episodi, ha già una seconda stagione confermata e che si legherà agli eventi di Doctor Strange e di Multiverse of Madness. Owen Wilson avrà la parte di Mobius, un agente della TVA che già nei fumetti a quanto pare è stato pensato per assomigliare all'editore dei fumetti Marvel Mark Greenwald, che era l'esperto della continuità narrativa Marvel. La TVA ha poi una mascotte fatta a cartone animato chiamata Miss Minutes, che però potrebbe rivelarsi un personaggio malvagio o comunque di cui non fidarsi, visto che uno dei tweet del personaggio contiene un messaggio in codice che può essere decifrato come «Quando fuggirò dalla prigione che chiamano TVA, raderò tutto al suolo». Che sia quindi una persona vera e propria imprigionata in queste sembianze? Magari una versione alternativa o lo stesso Loki, visto che in uno dei trailer dice chiaramente che raderà al suolo quel posto. I'm gonna burn this place to the ground. Infatti sappiamo che Loki viaggerà tra linee temporali diverse incontrando sue versioni alternative, tra cui quasi sicuramente Lady Loki, che nei fumetti è semplicemente la versione femminile del personaggio, non un personaggio a parte. E vista la sua possibile presenza, è anche possibile troveremo Kid Loki, il quale è un membro degli Young Avengers che si stanno formando pian piano nell'MCU. Tra gli altri personaggi che troveremo c'è uno dei giudici della TVA, Ravonna, che nei fumetti è strettamente legata a Kang il Conquistatore, il quale è anche legato alla TVA e che sappiamo avrà un ruolo nell'MCU nel secondo Ant-Man. È quindi possibile che verrà intanto introdotto in questa serie? E chissà che non potremo avere anche dei cameo dei personaggi già noti come Heimdall e Thor. Infatti in uno dei trailer Loki, prima di buttarsi da un aereo, dice «Fratello, Heimdall, tenetevi pronti» e viene poi trasportato col Bifrost, che sappiamo viene aperto grazie a Heimdall. Brother, Heimdall, you better be ready. In
inoltre dal trailer Immagini sul set vediamo la presenza della società Roxcart, possibile nome alternativo di Roxxon, società che nei fumetti ha avuto affiliazioni con la Serp Society e l'Hydra e che nell'MCU è stata sviluppata nei film su Iron Man e negli episodi di Agent of S.H.I.E.L.D., Agent Carter, le serie Netflix e Cloak and Dagger. È quindi probabile che vedremo anche più backstory del personaggio. Sarebbe interessante vederlo di nuovo nella sua forma da gigante di ghiaccio e usare i suoi poteri congelanti, ma vedremo anche come svolgerà un ruolo influente in eventi storici importanti. Nel trailer infatti lo vediamo assomigliare al criminale D.B. Cooper, ma anche assumere un ruolo politico vista la spilla che incita a votarlo, che potrebbe rifarsi al fumetto in chiave satirica sulle elezioni statunitensi chiamatosi Vote Loki. Quindi possiamo aspettarci una serie sci-fi misteriosa, contorta e con molta azione e magia. Bene, questo è tutto quello che dovete sapere sul personaggio di Loki per vedere la sua nuova serie. Quindi siete emozionati per questa nuova serie Marvel? Le precedenti vi sono piaciute? Cosa vi aspettate che accadrà? Fatemi sapere tutto quanto nei commenti. Se questo video vi è piaciuto e vi è stato utile, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale così non vi perderete alcun video in quanto vedremo assieme appunto tutti e 6 episodi della serie. E quindi ci vediamo prestissimo per il primo episodio di Loki. Ciao!